Ciao a tutti, sono Cesare Battisti, bentornati al ristorante Ratanà. Come sapete, Ratanà è un ristorante di tradizione. I primi piatti hanno un ruolo fondamentale nella nostra cucina, non solo il riso, ma anche la pasta. Appunto per quello abbiamo aperto un pastificio totalmente artigianale, tanto è che lo slogan è fieramente imperfetti. Di là c'è Francesca, Guastella, Fabio, Stella. Dopo vi faranno vedere 10 paste ripiene, non solo quelli della tradizione lombarda, ma prendiamo spunti da tutta Italia e un formato in particolare che è già diventato uno dei nostri signature dish, che è il colurgiones di ossobuco. Per noi l'ossobuco deve essere un formato grosso, goloso, non si abbinava molto a dei tortellini o a un formato elegante, si abbinava molto a un formato artistico, come sappiamo fare noi in Italia, che è il culurgiones, e anziché farlo ripieno classico di patate e menta, gli abbiamo messo dentro l'ossobuco, dopodiché lo piastriamo come se fosse un gyoza, un raviolo orientale. Comunque dopo ve lo faremo vedere. Questo è il cofanetto di Taglia Squisita, dove ci sono su tutte le masterclass sulla chiusura della pasta e tutte le nostre ricette. A pagina 141 c'è anche quella dei colurgiones. Adesso però trasferiamoci al pastificio Ratanà, dove Francesca ci fa vedere una masterclass su 10 paste ripiene. Ciao, sono Francesca Guastella del pastificio Ratanà in via Pastrengo 2 a Milano. Nella masterclass di oggi andremo a vedere 10 paste ripiene estratte dal libro Pasta di Italia Squisita. Le paste che andremo a vedere saranno sia con impasto di semola sia con impasto all'uovo. Passiamo all'azione, iniziamo con l'impasto all'uovo. Abbiamo una sfoglia tradizionale emiliana, quindi un uovo ogni 100 g di farina. Vi consiglio di iniziare sempre con una prestesura a mattarello anche per conferire ruvidità all'impasto. Andremo ad utilizzare una sfogliatrice professionale con rulli in legno che ci permette di ottenere la ruvidità tipica della sfoglia. Quanto deve essere sottile la nostra sfoglia? Quello che a noi interessa, considerando che andremo a doppiare l'impasto sui punti di giuntura, è che lo spessore non sia superiore al millimetro. La nostra sfoglia è sulla spianatoia e possiamo procedere al primo formato di pasta, il tortellino. Per il tortellino ci avvaliamo dell'utilizzo di una bicicletta, 5 rotelle da taglio che scorrono contemporaneamente. La larghezza del tortellino è di circa 2 cm per lato. Sta a voi decidere se mantenervi un po' più larghi se non siete proprio esperti. Prendiamo il nostro ripieno. Per comodità io l'ho già tagliato in bastoncini, così da poter avere delle porzioncine di ripieno uguali per ogni tortellino. Tradizionalmente viene riempito con un impasto 4/4 composto da lonza di maiale, prosciutto crudo, mortadella, parmigiano reggiano. Questa è una delle tante ricette del tortellino, ricette in cui troviamo la carne cotta, in cui troviamo l'aggiunta dell'uovo, in cui non troviamo la noce moscata. Una volta che abbiamo tutto il nostro ripieno sui nostri tortellini, possiamo procedere alla chiusura. Per la chiusura del tortellino è molto importante far combaciare i due angoli, si pizzicano i due lati del tortellino e si portano insieme. La giuntura deve essere stretta con molta attenzione perché altrimenti avrà una cottura infinita. Non riusciremo a cuocerla nel tempo che il resto dell'impasto sia cotto alla perfezione. Il tortellino non si cuoce mai nell'acqua e si cuoce sempre in brodo. Poi può venire scolato o meno. Abbiamo il tortellino con la panna che farà inorridire i più. In realtà è il piatto del casaro della domenica, delle zone di montagna, perché la domenica non veniva prodotto il parmigiano reggiano, per cui tutta la crema di scrematura di produzione del parmigiano reggiano bisognava utilizzare in qualche modo. Chiuso l'ultimo tortellino, e ne ho fatti tanti perché fare i tortellini è un po' come un mantra, rilassa e ci si prende sempre un po' la mano, andiamo a mettere i nostri tortellini su un seccapasta fatto apposta per far circolare l'aria anche sul fondo e far sì che la pasta si asciughi e non attacchi. Andiamo a vedere il secondo e terzo formato di questa masterclass, la chiusura del tortellone e del cappellaccio e come si differenziano tra di loro.
Ci avvarremo dell'aiuto di una rotella dentellata, la mia è a 2 rotelle ma va benissimo anche una rotella singola, e procediamo con il taglio di dei quadrati di circa 8 cm per lato. Questo che sto utilizzando è un ripieno di ricotta e parmigiano. I tortelloni più conosciuti sono ripieni di ricotta ed erbette e i cappellacci più famosi sono quelli di zucca. La chiusura che andremo a vedere per prima sarà la chiusura del tortellone, va un po' a mimare la chiusura del tortellino. Quindi punta contro punta, sigilliamo bene il ripieno all'interno, ci spostiamo sul dito e tiriamo il nostro tortellone, avendo sempre cura di schiacciare molto bene la giuntura. Andiamo a vedere quello che è il cappellaccio. Il cappellaccio è una chiusura simile a quella del tortello, ma ribaltato nel senso contrario, quindi andiamo sempre punta contro punta. In questo caso poi andiamo a sollevare la parte superiore e a chiudere, si dice a scialle nel mantovano, i 2 lembi di impasto. Non abbiate paura, perché una sfoglia ben fatta appunto ha una sua tenacia e una sua elasticità. Andiamo a disporre anche in questo caso la nostra pasta su un seccapasta. A casa non abbiamo un seccapasta, possiamo utilizzare un vassoio spolverato di farina di riso, perché la farina di riso non andrà a farci poltiglia sul fondo del raviolo. Torniamo ai formati piccolini e andiamo a vedere il cappelletto, più tipico delle zone della Romagna. Ci sono anche lì infinite varianti. Quello che vi farò vedere io sarà con un ripieno di carne. Il cappelletto, a differenza del tortellino, è festonato. Andiamo a tagliare i nostri quadratini, prendiamo il nostro ripieno e andiamo a disporlo all'interno dei quadratini. Nel cappelletto la chiusura è sempre angolo contro angolo, ma invece di chiuderlo con punta contro punta come con il tortellino, andiamo verso il basso, andando a creare proprio questa tipica gobbettina. Ha una forma un po' più barocca, festosa, è molto versatile, si può fare in brodo o asciutto. Facciamo adesso i ravioli, ovvero una pasta ripiena da fare in grandi numeri e in gran velocità. Anche in questo caso io sto utilizzando un ripieno di ricotta e parmigiano reggiano, ma potete utilizzare qualunque ripieno vogliate, a partire da un ricotta e spinaci a un ripieno di pesce, poi le possibilità sono infinite. E andiamo semplicemente a piegare l'impasto su se stesso. Quello che andremo a fare adesso sarà dare una forma al nostro ripieno, facendo attenzione a far fuoriuscire tutta l'aria. Se per esempio abbiamo dimenticato dell'aria all'interno del nostro raviolo, quello che andiamo a fare è bucarlo con la punta di uno spillo o di uno stuzzicadenti per far fuoriuscire completamente tutta l'aria tra la sfoglia e il ripieno. Avvalendoci sempre della nostra rotellina festonata, andiamo a tagliare i ravioli. Primo taglio, dopodiché andiamo a separarli singolarmente. Eccoli qui, possono andare in seccapasta ed è sempre meglio far riposare la pasta all'uovo almeno un quarto d'ora prima di andarla a cuocere. Vediamo ora un formato golosissimo, i casonsei bergamaschi. È un raviolo che di solito ha un ripieno salato ma anche dolce, perché troviamo della pera abate e dell'uvetta all'interno, oltre a della salsiccia e del formaggio grana. E la particolarità dei casonsei è che intanto vedono l'utilizzo di un coppapasta. Quindi andiamo a coppare i nostri ravioli. Coppati i nostri piccoli dischi, andiamo a inserire il ripieno. In questo caso io sto utilizzando il ripieno che ho precedentemente preparato per i tortellini. Una volta inserito il ripieno nei nostri dischetti, andiamo a piegarli, andiamo a sigillare, dopodiché pieghiamo nuovamente, pizzichiamo i lati e andiamo con il pollice a creare la fossetta del casonseo. Dopo la cottura vengono poi conditi con grasso di pancetta, burro e salvia. La fossetta che andremo a fare con il dito servirà proprio a fare da ciotolina per questo condimento.
Proseguiamo adesso il nostro viaggio nelle paste ripiene con un formato che sembra ripieno ma in realtà ripieno non è e si chiama sorpresine, un formato che si ottiene dal recupero dei quadratini dei tortellini. Abbiamo i nostri quadratini, quello che andiamo a fare è il movimento del tortellino, quindi andiamo a fare angolo contro angolo e nuovamente angolo contro angolo. Ecco la nostra pasta che sembra una pasta ripiena ma in realtà è vuota e veniva data ai bambini le domeniche in cui venivano preparati i tortellini prima di mangiare i tortellini veri e propri. Il bello di questo formato di pasta è che può essere fatto anche quando la sfoglia sia un po' seccata, essendo un formato di recupero. Abbiamo fatto tantissima pasta ripiena e abbiamo della sfoglia avanzata e del ripieno in più. Andiamo a fare la sfoglia lorda, ovvero sfoglia sporca. Abbiamo il nostro foglio di pasta all'uovo e ci misuriamo la metà. Andiamo a mettere il nostro ripieno. Ci aiutiamo con una spatola, stendiamo il ripieno. Questa è l'unica pasta che andremo ad infarinare perché i bordi rimarranno leggermente umidi. Questa pasta nasce tradizionalmente da fare in brodo, ma è molto buona anche con un condimento di salsa di pomodoro, con un pesto o semplicemente con burro e salvia. Ecco qui il nostro velo di ripieno, perché come vedete è proprio un velo. Chiudiamo la sfoglia. Anche qui la andiamo leggermente a bucherellare. La infariniamo stavolta generosamente e la giriamo sull'altro lato. Riprendiamo il nostro spillo, potete usare tranquillamente una forchetta. Bucherelliamo la nostra sfoglia, infariniamo generosamente e con una rotella zigrinata procediamo al taglio. Andiamo a tagliare prima i bordi, dopodiché tagliamo delle striscioline, poi andiamo a tagliare nell'altro verso così da ottenere dei piccoli francobolli di pasta all'uovo ripieni da un velo di ripieno. Passiamo adesso alle paste di semola ripiene. Iniziamo con un pansotto ligure a forma triangolare. Questa è una sfoglia di semola, quindi abbiamo acqua, semola di grano duro e olio. Andiamo ad utilizzare un ripieno di erbette, ma il ripieno tradizionale ligure del pansotto è il preboggion, un insieme di 11 o 12 erbe spontanee e prescinseua. La prescinseua è una cagliata fresca, sostituibile con la ricotta. In Liguria si utilizzano anche lì vari tipi di sfoglie, chi utilizza un misto di grano tenero e grano duro, un misto di acqua e uova, un misto di acqua, uova e vino. Quindi in realtà poi è interessante come nella cucina ligure un piatto sia diverso in una città piuttosto che in un'altra. Quindi andiamo a stendere la nostra sfoglia fino a che lo spessore non è sottile e uniforme. Ci andiamo a tracciare quella che è la metà sulla lunghezza della nostra sfoglia e andiamo a disporre i nostri mucchiettini di ripieno. Andiamo a ribaltare il lato libero di sfoglia, quindi lo adagiamo sopra prima delicatamente, iniziamo picchiettandolo e cerchiamo di dare una forma triangolare al nostro ripieno, ricordandoci che nel taglio andremo a tagliare un raviolo verso l'alto ed uno verso il basso. Prendiamo la nostra rotella e procediamo al taglio dei ravioli. Quindi da un lato e dall'altro.
Il pansotto è un raviolo che ha una percentuale di bordo e di ripieno un po' sproporzionata, nel senso che tutta questa parte di bordo libero va conservata. Questi vengono tradizionalmente serviti con il sugo di noci oppure semplicemente con burro e salvia. Chiudiamo questa nostra carrellata sulle paste ripiene con un formato tipico sardo, ma in una rivisitazione del ratanà, il culurgiones di zafferano ripieno di ossobuco. Andiamo a lavorare con una sfoglia di semola di grano duro, in cui aggiungiamo dello zafferano sia in polvere sia in pistilli. Infatti possiamo vedere tutte le striature all'interno dell'impasto. Il nostro zafferano è un presidio sardo, così come il grano duro che utilizziamo, quindi abbiamo deciso questo formato per omaggiare questa terra e lo abbiamo riempito con quello che è un piatto emblematico sia della città di Milano sia del nostro ristorante, ovvero l'ossobuco alla milanese. Adesso siamo tornati in cucina. Fabio ci sta facendo vedere come realizziamo il nostro ossobuco. Tagliamo carote, sedano e cipolle a brunoise e le facciamo rosolare con un rametto di rosmarino. Fabio intanto sta infarinando l'ossobuco con della farina di riso. Lo adagiamo sulle verdure rosolate, bagniamo con brodo vegetale, aggiungiamo qualche pezzettino di fungo porcino. Lasciamo cuocere in forno ventilato per 1 ora e 20 minuti. Una volta che l'ossobuco è pronto e cotto, lo lasciamo raffreddare nel suo liquido di cottura. Tiriamo fuori l'ossobuco e passiamo tutte le verdure con il liquido al passaverdure. Facciamo ridurre il sugo sul fuoco e iniziamo a spolpare il nostro ossobuco. Estraiamo il midollo, lo aggiungeremo alla farcia, un pochettino di sugo di cottura e iniziamo a farcire i nostri culurgiones. Usiamo un cucchiaio di quelli per l'ossobuco, ma potete utilizzare tranquillamente un coltello a lama piatta. Andiamo a prelevare una quenelle di ripieno, andiamo sul nostro impasto allo zafferano e quello che andiamo a fare è formare una sorta di taco aiutandoci con il dito medio, dopodiché inseriamo all'interno la puntina dalla parte destra e iniziamo a dare i pizzichi di quella che è chiamata in dialetto sardo sa spighedda, ovvero la spighetta. Il culurgiones infatti deve ricordare una spiga di grano. Eccolo qui. Procediamo con la chiusura del secondo. Come vedete l'impasto con cui vado a lavorare è molto freddo, questo perché nella ricetta che trovate anche all'interno del libro troviamo una grande quantità di salsa degli ossibuchi e di midollo. Se non lo lavorassimo da freddo si scioglierebbe. La particolarità di questo ripieno è proprio quella di essere assolutamente scioglievole. Quindi andiamo a pizzicare verso l'esterno e poi verso l'interno. Proseguiamo per tutta la lunghezza del raviolo. Abbiamo visto i 10 formati di pasta ripiena che ho selezionato per voi dal libro d'Italia Squisita. Potete provare a farli da voi oppure venirli a prendere da noi al pastificio Ratanà in via Pastrengo 2 a Milano. Adesso vado che devo correre a portare i ravioli allo chef. Grazie. Prego, chef. Adesso che abbiamo i nostri culurgiones in cucina, prendiamo una padella di ferro, facciamo scaldare mezzo cucchiaino di olio extravergine. Quando la padella è calda, adagiamo i nostri culurgiones, li facciamo piastrare da un lato, mettiamo mezzo mestolo d'acqua
lasciamo evaporare e chiudiamo la padella per un paio di minuti. Quando saranno ben crostati e lucidi, come i famosi gyoza, i ravioli asiatici, sono pronti. Li impiattiamo disponendoli nel piatto sempre in numero dispari. Aggiungiamo nel piatto il loro sugo, il sugo degli ossobuchi. Qualche pistillo di zafferano per aumentare il sapore in bocca e aggiungiamo la gremolata, che è un battuto di prezzemolo, scorza di limone biologico e un'acciuga. La gremolata sgrassa e dà quella sensazione di freschezza a un piatto che oggi comunque è ritenuto abbastanza pesante. Uno dei nostri compiti è quello di alleggerire i piatti della tradizione e riproporli in maniera contemporanea. Sul libro di Italia Squisita c'è scritta tutta la ricetta, per cui vi invito e vi sfido a farlo a casa. Mi raccomando, però c'è sempre un backup. Se non ce la fate, venite a prenderli nel pastificio. Ciao a tutti!